In questo video di oggi daremo una piccola infarinatura su come poter leggere le etichette dei colori a olio. Quindi vi sono pochi simboli che però sono importantissimi per sapere che cosa noi andiamo ad acquistare. Vedrete che verso la fine vi darò l'indicazione di un sito utilissimo per decifrare alcune sigle che noi troviamo sulle etichette dei colori e anche una leggenda importantissima per quanto riguarda la nostra salute. Comunque adesso vorrei lasciarvi a questo video che, vi ripeto, è solo una piccola introduzione a quello che poi sarà magari un seguito, ovvero sia un'esplorazione su tutte le marche di colori che possiamo trovare in commercio e come possiamo identificare i prodotti più buoni e meno buoni o più adatti al nostro uso. Quindi vi lascio senz'altro al video e non prima di avervi chiesto di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona visione. Iniziamo con vedere alcune marche di colori e prendiamo come primo esempio questo tubetto della Norma Professional, che è una linea della Mussini Schminke, è una ditta tedesca, e io mostrerò colori abbastanza comuni e che mi trovo ad usare in questo studio, che è un po' che frequento praticamente solo d'estate e in cui sono riuscito a trovare dei colori che possono fare al caso nostro per mostrare proprio tutte più o meno le varietà di lettura, di comprensione di lettura delle etichette. Qua vediamo che vi sono 5 stelle, infatti questa casa utilizza come capacità di resistenza alla luce una gamma che va da 1 stella fino a 5 stelle. 5 stelle ha una resistenza alla luce molto molto forte e questi quadratini qui, in questo caso è pieno, lo vedete, ed indica il colore nella sua completa opacità o copertura, però loro lo indicano proprio come opacità. Infatti vi sono dei colori opachi, che loro definiscono opachi, semi-opachi, come per esempio questo, dove vedete che il segno è in questo modo, oppure dei colori trasparenti, come in questo caso dove il quadratino è completamente bianco. Mancano i colori semi-trasparenti che loro indicano con un quadratino bianco e una linea diagonale. In questo caso non li ho. Questo qua è un giallo di Napoli e come noi dobbiamo fare? Non dobbiamo fidarci di quello che noi vediamo scritto sopra, non dobbiamo fidarci del nome che viene dato al colore, ma dobbiamo andare a vedere i pigmenti con cui è stato fatto e dobbiamo andare a cercarli. Eccoli qua, e noi li troviamo in questa linea di colori qui, e vedete questi qua che sono PY53 PBR24. Quindi significa che questo particolare colore non è solo composto dal pigmento PY53. Ricordo che i pigmenti sono dati in sigle anglosassoni, quindi di lingua inglese, per cui P sta per pigmento, Y sta per yellow, come qua pigmento, P sta per pigmento e BR sta per brown. Quindi abbiamo una coloratura di un pigmento che è sul marrone, che poi andremo a vedere nella scala di colori oppure nei vari siti dove viene indicato molto bene il nome del pigmento, che tipo di pigmento è, e qui abbiamo PY53 che è un altro pigmento che fa parte dei gialli. E quindi noi la prima cosa che dobbiamo andare a vedere quando acquistiamo colore è questa sigla. Poi vedremo come varia questa sigla da colore a colore e da marca, soprattutto a marca, come un colore di una marca può essere concepito e costruito con un tipo di pigmento e lo stesso nome dello stesso colore con un'altra marca viene costruito con un altro tipo di pigmento. Comunque questo praticamente è quasi tutto quello che noi dobbiamo sapere. 2 è praticamente la serie indicata
come dal costruttore come più o meno costosa, quindi dalla prima serie, seconda serie, terza serie e così via. Poi cosa abbiamo da dire? La quantità, ovviamente segnata sulla confezione, 35 millilitri, e abbiamo anche una cosa interessante, se la trovo la faccio vedere, ecco qui, se lo riuscite a vedere, che questo qua è conforme alla STM di 4236. Questa qui è una sigla fondamentale per chi vuole esportare ad esempio dei beni negli Stati Uniti, perché vuol dire che tutto quello che c'è dentro questa confezione, questo tubetto di colore, è registrato ed è indicato sull'etichetta, così la persona sa se acquista qualcosa di nocivo o di meno nocivo. Comunque abbiamo detto che appunto esistono i semitrasparenti, vedete che questo qua è categoria 1 e quindi avrà un costo minore di questo, dell'altro, e poi qui abbiamo questo che è di nuovo categoria 3 e questo qua è completamente trasparente, vedete qua magari si legge, vedete, si legge sempre il nome del pigmento PB, che sarebbe Pigment Blue 60, e poi ovviamente noi abbiamo quell'indicazione che vi dicevo prima, vedete, conforme a STM D4236. Questo qui è sempre della linea Mussini Schmink, però è un'altra linea di colore ed è la linea Mussini. Quello che vi dicevo prima riguardo ad esempio lo stesso nome del colore ma la diverso tipo di indicazione proprio del pigmento lo abbiamo con il rosso di cadmio, per esempio di questo della Daily Rowney e questo della Classico della My Mary. Allora, noi nella My Mary naturalmente vediamo le 3 stelle che sono il massimo, non ne hanno 5 come nella norma Professional o nella Mussini, ma hanno solo 3 stelle, quindi la gradazione, l'intensità e la capacità di resistenza alla luce si ferma a 3 stelle, che è il massimo. Questa ha una capacità di copertura totale, cioè la copertura, la semicoprente e il trasparente. Chiaramente il semicoprente sarà indicato in questo modo e diciamo il trasparente sarà indicato, non ne ho in questo momento da farvi vedere, ma chiaramente con il quadratino completamente bianco. Anche qui andiamo alla scoperta del pigmento, che lo vediamo scritto qui, non so se lo riuscite a vedere, che è PR, chiaramente PR sta P Red, ecco che ve lo inquadro, P Red 108, che è, lo vedete anche scritto, cadmium sulfoselenide, e questo qui è un rosso di cadmio che ha solo questo pigmento. Invece se noi andiamo a vedere quello della Daily Rowney, che ha anche lei questa indicazione per il grado di resistenza alla luce e questa come massima opacità, andiamo a vedere che invece i pigmenti sono 2. Oltre al PR 108 abbiamo anche il PR 254. Cosa succede? Che oltre al sulfoselenide di cadmio abbiamo il pirrolo per dare più sostanza al colore. Poi abbiamo questa linea della Winsor & Newton che presenta invece questo è un tubetto molto 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 grande di 200 vedete qua la conformità anche alla STM di 4236, che ricordo che è la possibilità di essere esportato, e quindi che ci dice che in questa confezione ciò che è dichiarato nell'etichetta è ciò che noi troviamo dentro. Non possiamo trovare altre cose che non siano scritte nell'etichetta. Andiamo a vedere qua invece il pigmento, perché questo qui è, come leggete qua, Cadmium Red U che vuol dire rosso di cadmio imitazione, quindi è un'imitazione del cadmio, e per fare questo hanno usato, vedete, non so se riuscite a leggere, magari lo schiaccio un pochettino, ecco, hanno usato PR
188 e PR 170, che sono due pigmenti della stessa categoria, ma uno che ha una laccatura maggiore. Quindi mi sembra che questo sia un naftolo e questo sia un naftolo laccato, che ha la capacità di imitare, anche se non perfettamente, ma in maniera molto molto interessante, il rosso di cadmio. Quindi anche questo vedete che ha questa etichetta nera, e la solidità alla luce c'è scritto qui, è indicato proprio con la scrittura, solido alla luce. Quindi quando non è un colore meno solido alla luce viene indicato. Infatti ne ho un altro, per esempio il bianco di titanio, che vedete che anche qui è interessante capire, per esempio, l'indicazione che ci dice PV6, che abbiamo già visto, e più PV4. Vuol dire che in questo bianco di titanio che noi abbiamo qui vi è dentro, oltre al titanio, del bianco di zinco. Questa indicazione qui vuol dire che questo prodotto è pericoloso per l'ambiente, quindi state attenti quando lo smaltite, perché se non finisce sulla vostra tavolozza è meglio che occupiate altro per riuscire a smaltirlo. Quindi finitelo tutto ben bene prima di buttare via tutto il contenuto. Adesso vediamo altri tipi. Per esempio abbiamo la Lefranc che invece ha questa etichetta che ci racconta del colore. Questa S1 sta per la serie 1, vuol dire da un punto di vista proprio del costo, serie 1, 2, 3, 4, dipende, da meno inferiore la serie meno costa. Qua ci sono 3 stelle che indicano anche qui la capacità di resistenza alla luce, quindi dalla 1 alla 3, e quindi abbiamo 3, e qui anche il sistema di copertura che è molto molto valido, quindi questo è un colore molto coprente. Andiamo a vedere se hanno messo come si dice, il pigmento da qualche parte. Dovrebbe assolutamente esserci, e lo andiamo a trovare. Eccolo qua. PB29, PBK9. PBK sta per pigmento black 9 e pigmento blu 29. Quindi noi andiamo a vedere adesso dove possiamo trovare questi tipi di indicazioni, in modo che poi riusciamo anche noi a orientarci su quelle che sono le sigle, e così sappiamo perfettamente quando andiamo a acquistare un colore che cosa acquistiamo. Ora vi metto questo link a questa pagina e lo metto nella descrizione. Mi raccomando di dare un'occhiata nella descrizione, dove dentro il sito artcreation.com vi sono tutte queste pagine dedicate ai pigmenti che noi possiamo trovare indicati sui tubetti dei colori che andiamo ad acquistare, e anche tutti i riferimenti che possono esistere anche sul grado di copertura, di resistenza alla luce, il pigmento, su come si dovrebbe comportare e da cosa dovrebbe essere composto. Facciamo un esempio per tutti, prendiamo il blu, perché vedete che vi sono sempre P davanti, e dopo la seconda lettera è l'iniziale inglese del nome, quindi yellow, orange, red rosso, violet viola, blue blu, green verde, brown che è PBR naturalmente marrone, e BLK black, e poi abbiamo PW che è white. Naturalmente lo potete tradurre in italiano con la funzione di Google, che ha una traduzione molto interessante che si avvicina moltissimo all'originale, quindi è molto comprensibile. Quindi andiamo a vederne uno particolare che diciamo potrebbe essere il PB, sono i pigmenti blu, PB29. Noi andiamo a vedere che cos'è, è il blu oltremare. Allora il blu oltremare, vedete qua, è particolare questo, lo potete trovare nelle varie case, oppure si è trovato anche nelle varie case di colori con queste definizioni.
Armenian Blue, Antique Plate Blue, Antique Ultramarine. Ecco perché io vi dico che il nome non è di per sé fondamentale, quanto è fondamentale il pigmento. E quindi voi avete tutte le indicazioni riguardo il pigmento che è che usualmente si trova in commercio, e tutte le indicazioni su come è come è miscelato, su come è mesticato, e tutti i vari tipi di problemi o di soluzioni che voi potete trovare all'interno del commercio di questo colore. Vedete? Ed è corposa la lista, vedete, dei nomi dei colori che vengono dati allo stesso pigmento. Quindi vi metto il link in descrizione, voi assolutamente potete tranquillamente andare a cliccare sopra e confrontare i prodotti che avete a casa con il pigmento con cui sono composti. Un'ultima notazione: volevo mostrarvi questa leggenda che la Maimeri mette a disposizione sul sito, ma potrebbe essere estesa anche a moltissime altre case, e le icone che vedete sulla destra sono simili e possono essere riferiti con delle diversità poco sostanziali a tutti gli altri simboli che potete trovare sulle confezioni Maimeri e magari sulle confezioni di altri prodotti. Come vedete qua abbiamo la resistenza alla luce, la copertura, la capacità coprente, la resistenza alla calce, ma non è il caso dei colori a olio, i tempi di essiccazione, ma non è il nostro caso, e però quelle icone sulla destra sono interessanti perché sono i simboli globali dove vengono definite tutte le particolarità, quindi pericoloso per l'ambiente, gravi effetti per la salute, effetti più lievi per la salute, infiammabile, esplosivo, gas sotto pressione, ossidante, tossico acuto e corrosivo. Sono tutte cose, tutti simboli che noi possiamo trovare sui nostri colori, sia acrilici sia vernici, e anche, come avete visto con il bianco di titanio, sui colori ad olio. Non mi resta che salutarvi e spero che questo breve video e questa piccola infarinatura iniziale sulla lettura e sull'indagine nelle varie case di colori possa essere stata utile. Magari più avanti faremo proprio dei video dedicati a tutte le case di colori che operano e che distribuiscono il nostro prodotto per far sì che noi possiamo dipingere. Vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti e arrivederci a presto. Dimenticavo, non scordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Arrivederci a presto.